Ok, andiamo a vedere. La confezione è molto piccola, devo dire la verità. Come sempre, packaging perfetto, libretto di istruzioni e la chitarra. Per il Thrash Road e questa mini che poi vediamo a cosa serve. Tiriamo fuori questa ragazza. Bella. Il colore mi piace molto, questo blu, chitarra molto carina. Guardate anche dietro. Da molto tempo sognavo di avere una chitarra headless e ringrazio Earth Europa che me l'ha fatta avere e mi ha dato questa ottima opportunità per farvela conoscere e vedere, anche se su YouTube ci sono molti video che riguardano questa chitarra e praticamente tutti questi video ne parlano bene e io già vi anticipo che ne parlerò molto bene anch'io perché mi ha veramente stupito. Earth mi ha mandato la chitarra ma non mi ha ovviamente obbligato a dire nulla, per cui se ci sono cose che non vanno ve lo dico senza problemi. Caratteristiche ce ne sono parecchie e io direi di cominciare a snocciolarle dopo averla sentita in azione. Cominciamo intanto con un bel brano roccheggiante. Ecco, sentito che questi pick up mordono bene. Ora avete sentito il pick up al ponte, ma sentirete più avanti sugli esempi che ho fatto con i suoni distorti che entrambi i pick up hanno carattere e grinta da vendere. Prima tranche di caratteristiche. I pick up, partiamo da loro, sono degli Alnico 5 Vintage 57 della Earth. A me sono piaciuti tantissimo, sono definiti cristallini e potenti. Ecco, sono Alnico 5, pensavo fossero degli Alnico 2 come quelli della Earth tipo Les Paul che ho provato qualche mese fa, mentre questi sono Alnico 5 ed hanno un'uscita un po' più grintosa. Ecco, un volume, un tono, non c'è lo split e selettore a 3 posizioni, veramente basico. Il corpo è in Padauk. Padauk è un legno molto
duro e risonante, e comunque vi metto qualche secondo in sovraimpressione una descrizione piuttosto esauriente del Padauk. Ecco, se volete farvi un fermo immagine o se siete veloci a leggere ce la fate. Ok, Padauk tostato. Ecco, il manico è in 5 pezzi ed è formato da acero tostato, Padauk tostato, acero di nuovo tostato, Padauk e acero, sempre tostati ovviamente. Se ti piacciono questi contenuti, ti piace che io vi proponga sempre cose nuove, ti prego di considerare di iscriverti al canale e cliccare la campanella per cui sarai sempre avvisato all'uscita di un nuovo video. Grazie moltissimo, così cresciamo assieme. L'attacco è a 4 viti, c'è qui si arriva tranquillamente all'ultimo tasto e oltre con questo incasso. Comunque il corpo è modellato molto bene. La chitarra pesa pochissimo, pesa 3 kg. Ecco, il fatto di non avere la paletta all'inizio, ma proprio la prima mezz'ora, può dare qualche, non so, qualche disagio, ma a me sinceramente non ha dato nulla, però si sente che qualcosa manca, ecco, ma ci si fa l'abitudine veramente presto. La tastiera è in palissandro indiano, i tasti sono medium jumbo e sono in acciaio inossidabile come tutti i modelli della IRT. Hanno i bordi arrotondati e sono perfetti, posati perfettamente. Il ponte, già che ci siamo, finiamo con le caratteristiche, poi andiamo a suonarla. Ecco, il ponte è una cosa favolosa, come vi ho anticipato nell'unboxing. C'è questa rotellina, vediamo se si vede, ecco, comunque avete una foto, che è magneticamente incollata alla base del ponte, e questa serve sia per accordare le corde, ma io l'ho fatto anche con le mani e ci si arriva tranquillamente, oppure per cambiare le corde, e vi faccio vedere un breve video su come si cambiano le corde. Si inserisce la corda dalla parte rovescia sulla cima del manico, si aggancia. Sul ponte ci sono delle rotelle, ogni rotella ha un buco dove si può infilare la corda. Vedete, si aggancia a questo buco e usando la manopola in dotazione, quella magnetica, si gira in senso antiorario finché la corda non viene tesa. Vedete, è veramente un'operazione molto semplice e veloce. Poi, una volta fatto questo, si ripone la chiavetta nel suo alloggio magnetico. Ecco, il top è un foglio d'acero figurato, veramente spettacolare. Ecco, anche nelle altre colorazioni di questa chitarra, questo top fa sempre una gran bella figura. L'entrata jack è qui ed è comodissima sia per i jack che, come uso io, i sistemi wireless. Bene, andiamo adesso a sentirla con dei suoni puliti.
Bene, insisto coi suoni puliti. Perché? Perché questa chitarra nell'ambito rock, ma anche metal, può dire la sua. Io l'ho provata anche in una situazione di smooth jazz, di jazzetti rocchetti, come dice un mio amico, e insomma ci ho provato, non sono un jazzista. Comunque ascoltiamola. Bene, ora andiamo a sentire questa chitarra un po', diciamo, con la grinta di questi due pick-up Alnico 5 che mi sono molto piaciuti. Suoni distorti. Sentiamo un po' di suoni distorti con questi pick-up Alnico 5. Il pick-up al ponte è piuttosto aggressivo, mi piace, pur non avendo una distorsione, diciamo, da metal, ma più una via di mezzo fra un crunch e un bel distorto. Mi piace come morde questo pick-up. Bello, mi piace. Posizione centrale. Questo manico fa proprio venire voglia di suonare, ma devo anche parlare, per cui devo darmi una regolata. Comunque ottimo anche il suono dei due pick-up assieme. Manico. Morde bene anche il manico.
vediamo con una comparazione col Ponte. Beh, a me sono piaciuti. Beh, cosa posso dire? Sinceramente, a me ha lasciato senza fiato questa chitarra nella sua fascia di prezzo, ma anche oltre il doppio la sua fascia di prezzo. A mio giudizio non troverete di meglio, è assolutamente una chitarra fantastica. Io è la prima headless che ho e mi ci sono subito trovato a casa, come proprio comodissimo, e si suona veramente bene. Un'altra caratteristica del manico è che ha un compound radius da 9,5 fino a 14, per cui c'è un'escursione piuttosto importante. Qui si va veramente molto bene con gli accordi e qui si va molto bene con i solisti, ma anche con gli accordi ovviamente. L'attacco del manico è molto basico, si attaccano le corde, vedete è arrivata con delle corde da Dario che uso anch'io, anche se non è la scalatura che io uso abitualmente, l'ho suonata con le corde con cui è arrivata, per cui sappiate che queste corde minimo un mesetto sulle spalle ce l'avevano, però ovviamente il suono era ugualmente ed è ugualmente ottimo. Altro da dire, una parola su Earth. Sono in contatto con loro e sul magazzino europeo non hanno tutti i loro modelli, si possono ordinare quelli che ci sono senza spese postali. Questa chitarra nel magazzino europeo è momentaneamente esaurita, ma data la sua richiesta anche in Europa verrà presto ripristinata. Comunque andate a vedervi sia il magazzino europeo che anche gli altri magazzini da cui comunque Earth può spedire. Chiaramente dalla Cina, dove ci sono tutti i modelli, bisognerà purtroppo aggiungere anche le spese postali, ma io fossi in voi farei un bel giro sul magazzino europeo perché ci sono parecchie chitarre interessanti come quella EGLP 610 che ho provato, veramente ne sono innamorato, mi è piaciuta tantissimo, oppure la DMX9 che al momento è da qualche parte, l'ho smontata per cambiarle il battipena, altra mega bella chitarra. Perfetto, allora io vi saluto, vi consiglio questa headless perché, diciamo, lo ripeto, con il costo che ha è una cosa che assolutamente conviene avere. Ci vediamo molto presto per il prossimo video. Ciao e grazie di avermi seguito.